Ciao ragazzi, benvenuti nel mio home studio. In questo video vi farò vedere un trucchetto semplice ma super efficace che mi è stato suggerito dal bravissimo chitarrista Salvatore De Maio, che vi permetterà di rendere il vostro blocco amp ancora più dinamico agendo semplicemente sul potenziometro dell'input drive. Guardate con attenzione tutto il video perché vi spiegherò nel dettaglio ogni singolo passaggio, partendo dalla creazione del preset fino ad arrivare al risultato finale. Trasferiamoci subito davanti al PC per lavorare con l'editor. Eccoci davanti all'editor. Il nostro intento è quello di rendere maggiore la risposta dinamica dell'amplificatore. Prima di tutto dobbiamo andare a inserire l'input, l'output e il cabinet. Successivamente inseriamo il blocco amp. Nel nostro caso ho scelto un Brit JM45 che è una simulazione di un Marshall GTM45. Ho scelto questo amplificatore perché già di suo tende a essere molto dinamico, ma noi lo renderemo ancora più dinamico. Mettiamo per ipotesi che ci piace il suono clean che ha l'ampli quando l'input drive è impostato a 4. Allora facciamo il collegamento prima di tutto e impostiamo l'input drive a 4. Sentiamo come suona. Però ci piacerebbe che quando spingiamo un po' di più con il plettro il suono tendesse più al crunch, e questo è un suono che noi otteniamo quando l'input drive per esempio è a 6. Lo impostiamo a 6 e ascoltiamo. Quello che dobbiamo fare adesso è inserire un envelope follower sull'input drive. Per farlo basta cliccare con il tasto destro sul potenziometro e si aprirà la schermata dei modifier. Eccoci qua. Andiamo su source e inseriamo l'envelope follower. Fatto questo dobbiamo modificare alcuni parametri perché di default l'envelope follower è settato con un'escursione che va dallo 0% al 100%, e quindi stiamo dicendo al potenziometro che quando non riceve input deve stare a 0 e in base a quanto ne riceve quando suoniamo deve spostarsi verso il 100%. L'input è rappresentato da questo puntino giallo che vediamo. Come vedete adesso è a 0, ma appena suono si sposta in base alla quantità di input che riceve. Ma noi vogliamo che il potenziometro parta da 4 e si sposti massimo a 6. Per fare questo dobbiamo impostare lo start che dirà al potenziometro da dove iniziare a muoversi, e l'end che al contrario dirà al potenziometro dove fermarsi. Quindi abbiamo lo start che è qui e l'end che è qui. Visto che vogliamo che il nostro input drive parta da 4, imposteremo lo start al 40% e di conseguenza l'end al 60%. Quindi come vedete la nostra escursione si è ridotta di molto. Ma quando andiamo a suonare il nostro pallino giallo, che è ovviamente l'input che riceve, arriverà più o meno a metà, quindi l'escursione che avremo sarà da 4 a 5 più o meno, 5,20, 5,17. Quindi se vogliamo creare un'oscillazione che raggiunga il 6 quando il pallino giallo è al centro del grafico, dobbiamo agire sul parametro mid. Come vedete, così il pallino raggiungerà più o meno la stessa altezza di questo punto, quindi arriverà effettivamente a 6. Lo vediamo anche sul potenziometro.
Ovviamente il consiglio che vi do è quello di non esagerare mai con queste impostazioni, perché il risultato diventerebbe troppo artificioso. Queste sono solo delle impostazioni che ho messo solo a titolo esplicativo. Sta a voi ovviamente scegliere le impostazioni più adatte alle vostre esigenze. Adesso ci troviamo un blocco AMP con l'input drive che andrà a rispondere al nostro tocco. Spero che questo trucchetto ti possa essere stato d'aiuto. Fammi sapere con un commento che cosa ne pensi e se questa tipologia di video ti piace lascia un like e iscriviti al canale.